Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giorgio Mazzariol e oggi parleremo di investimento in Rolex. Parleremo di alcuni modelli di rivalutazione futura a medio-breve termine e di come questo incremento avvenga. Nello specifico analizzeremo 4 orologi in questo video. La nuova riferenza dell'Oyster Perpetual, quello con quadrante colorato, che è l'unico orologio che al momento in ufficio non ho da mostrarvi, il Daytona Zenith 16523, il 116-520 e il Rolex Sea Dweller Deep Sea. Prima di lasciarvi al video vi invito a seguirci sui nostri social, vi lascio il link in descrizione. E inoltre se avete dubbi e domande vi invito a lasciare un commento qua sotto, sarò lieto di rispondervi. Bene, detto questo procediamo al video. Buona visione. Prima di parlare degli orologi in sé, è corretto dare un'infarinatura generale del perché alcuni modelli ottengano una rivalutazione futura nel corso degli anni e di come molte persone abbiano scelto come bene rifugio e investimento comprare un orologio di lusso. Gli orologi, per quanto riguarda l'uomo, sono da sempre il gioiello per eccellenza. Ovviamente, non avendo la sfera di cristallo, mi è impossibile prevedere il futuro, altrimenti fidatevi non sarei qui a fare il video per voi, ma sarei su una bella spiaggia al sole a godermi la vita. Però mi è possibile buttare uno sguardo al passato e fare una stima su quali modelli avranno un incremento nei prossimi anni. Come parlato nello scorso video, molti modelli di Rolex tendono a salire. In questo video andremo a spiegare quali orologi a nostro parere sono indicati a investire i propri soldi e quali no, e andremo a parlare anche di quanto più o meno andranno a essere rivalutati questi orologi. Ci sono alcuni punti da seguire prima di investire in orologi. Primo punto: in base alla somma di denaro che si è intenzionati a spendere e a investire, si apre una finestra su svariati modelli e referenze. Ovviamente, a mio parere, la scelta non deve essere dal punto di vista unicamente speculativo, ma anche dal punto di vista di cosa piace alla persona stessa. Ricordiamoci che uno dei fattori più belli, più importanti di questa tipologia di investimento sta proprio che, oltre che a investire i propri soldi per una rivalutazione futura e un incremento, si ha la possibilità di indossarlo costantemente e facendoci regalare emozioni tutti i giorni. Ovviamente, per non distruggere un investimento, per non diminuirne il valore di tali oggetti, perché ricordiamoci che sono veri e propri gioielli, quindi sconsiglio portare tali oggetti con bracciali o in maniera sbagliata o in situazioni errate, tipo andarci al mare con un orologio ad esempio in oro. Lo sconsiglio fortemente. Andarci a giocare a calcetto come ho fatto io tanti anni fa, errore. Secondo punto: quando parliamo di comprare un oggetto, in questo caso un orologio, io consiglio sempre di comprare il più bello sul mercato. Questo perché? Perché se adottiamo la politica del prezzo per risparmiare un po' di soldi, rischiamo di non prendere un orologio proprio al top. Se invece riandremo a mettere sul mercato un orologio al top, magari pagato anche leggermente di più, però inattaccabile, l'acquirente non avrà modo di poterne abbassare il valore. A quel punto non sarà più un problema vostro, ma un problema di averci un acquirente sbagliato di fronte. Ricordate le mie parole, l'unico problema o difetto che un orologio in questo ambito può avere è che sia un po' caro per il mercato, ma questo non è un problema vostro, vi ripeto, ma sarà un problema dell'acquirente. Quindi il mio consiglio è di aspettare la persona giusta. Come mio padre Stefano Mazzariol mi racconta sempre, in 30 anni di questo mestiere, l'orologio top ma costoso non è mai stato difficile da vendere, e anche se fosse stato difficile, fosse rimasto qualche mese o anno in più in cassaforte, non sarebbe un problema, perché continuerebbe comunque sia a salire fino all'arrivo della persona giusta per quell'orologio. Se invece ti fai attrarre dalla politica del prezzo e ti accontenti di un orologio giù di condizioni, lucidato, magari anche con eventuali parti sbagliate, quell'acquisto sarà invece un orologio che ti costringerà ad abbassare il tuo guadagno, addirittura azzerandolo nei peggiori dei casi, e addirittura a rimetterci per riuscire a venderlo. Terzo e ultimo punto: quando andiamo a
comprare e mettere via un orologio del genere, consigliamo sempre un investimento che dura dai 3 ai 5 anni. Questo perché un incremento significativo su questi orologi si possono avere in questo lasso di tempo. Ricordo che anche tutti gli altri investimenti, o più o meno, hanno la solita durata di tempo. Ovviamente più conserviamo, più teniamo a lungo, più abbiamo la forza di conservare questo investimento, più soldi questo orologio ci darà. Noi consigliamo 3-5 anni come investimento perché in questo lasso di tempo riusciamo ad avere, o comunque sia l'orologio, perché non siamo noi ad ottenere, l'orologio riesce ad ottenere un guadagno abbastanza significativo da giustificare un investimento di un tale quantitativo di soldi. Dobbiamo tener conto che qui parliamo di orologi ovviamente. E come mai questi orologi salgano? Gli orologi salgano per tendenza, la moda, l'uscita di produzione, l'aumento del listino, perché un divo, un attore, un calciatore, un qualsiasi attore o personaggio comunque sia del mondo dello spettacolo indossa determinato modello. Capite bene che il motivo per cui un orologio può salire e incrementare il suo valore sono tante. Quindi dopo un attento studio si può incominciare a capire e a sapere quali sono gli orologi che possono avere una rivalutazione futura. Adesso, dopo avervi bene annoiato con la mia faccia e questi lunghissimi discorsi e monologhi, andiamo a mostrarvi gli orologi di oggi. Parleremo di un orologio dell'attuale listino Rolex 2020-2021, il nuovo Oyster Perpetual che tanto fa parlare, quello con tutti i quadranti bellini colorati, sì, quello, proprio quello. Questo orologio è una sorta di rivisitazione dei quadranti stella per Daydate, prodotto negli anni 80. I quadranti stella sono un must dell'orologeria Rolex, da sempre super apprezzati, tant'è che già 20 anni fa uscirono degli Oyster Perpetual con quadranti falsi, ristampati, tutti colorati come quelli di ora. Quando è stato annunciato, ha subito fatto clamore, riempiendo tutti i blog di opinioni su tale oggetto. La stragrande maggioranza lo denigrava, definendolo orrendo e chiamandolo Teletubbies. Questo orologio ha un listino attuale di 5.600 euro. È disponibile sia in 41 mm che in 36 mm di diametro. Il prezzo di mercato di questo orologio, che è tanto criticato, è già di 8.000-10.000 euro, quindi già di 3.000 euro sopra il listino. Questo è un orologio che a parer mio, entro l'estate di questo 2021, aumenterà di almeno altri 2.000-4.000 euro in base al quadrante. Il secondo orologio di cui andremo a parlare è il Daytona 16523 Movimento Zenith. Sono stati presentati per la prima volta alla fiera di Basilea, una fiera in cui venivano presentati tutte le novità dei marchi dell'orologeria svizzera, nel 1988. Il suo valore di mercato attuale è intorno alle 15.000 euro, in base alle condizioni, certo particolarità. I suoi gemelli, ossia il 16520 che ho qua e il 16528 che sto indossando, sono all'incirca al doppio del suo valore. Questo a mio parere lo rende un orologio costretto a salire ed ad avvicinarsi ai suoi due fratelli. Il 16523 è la prima versione in assoluto in due toni, ossia in acciaio oro. È uno dei 3 modelli ad aver lanciato il mito di Rolex nel mondo, quindi un'icona. Già oggi è un orologio che ha iniziato a salire, poiché 2-3 anni fa era un orologio che si trovava sugli 11.000 euro completo, tralasciando come detto in precedenza eventuali modelli speciali come seriali R o L, con quadranti rari come il porcellana, un quadrante floating, un quadrante 4 scritte con ghiera 200 o 225, su cui si dovrebbe aprire un capitolo a parte. Per riuscire a classificare questo orologio mi sono basato e aiutato con la library. La library è uno strumento utilissimo per riuscire a scovare gli orologi che sono adatti all'investimento in breve tempo. Per accedervi su abbonamento trovate il link in descrizione qua sotto. Il terzo orologio di cui andremo a parlare è il 116-520. Parliamo del Daytona che ha sostituito il precedente movimento Zenith 16-520. Questo orologio ha un movimento di manufattura Rolex ed è stato per diversi anni ad una cifra medio-bassa, poiché 5 anni fa era un orologio che sul mercato riuscivamo a trovare all'incirca 12.000 euro. Ad oggi è un orologio che troviamo sul mercato a circa 6.000 euro in più. I primi esemplari di 116-520, quindi seriale B, con quadrante bianco, potevano virare e ottenere un bellissimo color panna.
Questi orologi hanno un valore molto più elevato rispetto a un 116-520 normale. Un esemplare molto bello è stato battuto all'asta per un valore di circa 35.000 euro. I primissimi esemplari montano le solite lancette della vecchia referenza del 16520. Il mio consiglio personale su come investire su questa referenza è di comprare i primissimi esemplari, poiché oltre che raccontare un pezzo di storia, sono molto più rari rispetto ai ricercatissimi APH Chroma, i quali sono quadranti di attuale fornitura. Ciò significa che se si richiede un quadrante da 116.520 in un concessionario per X motivi, qualsiasi seriale abbia il nostro 116.520, Rolex ti spedirà comunque un quadrante APH Chromalight. Perché investire nel 116.520? Perché essendo un Daytona è il modello più ricercato dal mercato. Inoltre, come ho detto, è un pezzo di storia perché è l'orologio che ha sostituito il Daytona Zenith e tutt'oggi si riesce a trovare a una cifra comunque sia molto più bassa rispetto al movimento Zenith. È un orologio che crescerà sicuramente, soprattutto come ho detto i seriali P e K perché sono i primissimi esemplari, quindi hanno una storia intrinseca in loro. Siamo arrivati all'ultimo orologio di questo video, il Rolex Deep Sea 116-660. Stiamo parlando dell'orologio più estremo mai realizzato dalla Rolex. Questo orologio fu realizzato per celebrare il primo battiscafo ad essere arrivato sul fondo della fossa del Marianne. Questo perché all'esterno di questo battiscafo fu agganciato il primo Rolex Deep Sea, che poteva resistere a tutta questa pressione. Questo orologio può arrivare alla bellezza di 3.900 metri di profondità, cosa abbastanza inutile per noi comuni mortali. Puoi dire con ironia che se ti casca in acqua, in mare e lo perdi, potrà continuare a funzionare per tutta la sua vita mantenendo il tempo a tutti i pesci. Questo orologio fa parte degli orologi in acciaio più costosi del listino, addirittura superiore del prezzo di listino dei Daytona, di 12.650 euro. È disponibile in due versioni, quadrante nero e quadrante blu degradé. Orologio molto difficile da portare tutti i giorni per via della sua pesantezza e grandezza, ma un professionale con un suo carattere unico come questo orologio è spesso estremamente soddisfacente, sia in termini di rivalutazione che di piacere personale. Bene, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi e a lasciare un like. In descrizione troverete tutti i nostri social e il link per abbonarvi alla nostra library. Noi come sempre ci vediamo al prossimo venerdì. Ciao e a presto!